Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera, è venerdì 26 settembre del 2025. Buon fine settimana, settimana di Serie A, quinta giornata ormai alle porte. Questa sera ricordatevi la formazione se giocate al fantacalcio, non come Enrico Boiani che l'ha già vinto. Ciao Henry. Ma smettila. Ciao a tutti, buongiorno, ben ritrovati. Solo perché ti ho battuto al fotofinish nell'ultima giornata grazie al gol di Lorenzo Luca, però avrai tutto il tempo per rifarti, Oddio. anche perché insomma sappiamo bene che vincere il rimonto è ancora più bello e il tuo Fanta 2025-26 vinto in questo modo ha tutt'altro sapore. Invece di parlare di fantasy, parliamo dei nostri ascoltatori che sono i migliori, come diciamo sempre, che mettono like a questo video, che si iscrivono al canale. Abbiamo superato anche quota 52.000 da poco, quindi continuate. Pensate, se ognuno di voi fa iscrivere un proprio amico, arriviamo a 100.000 così, in un batter d'occhio. Basterebbe Sì, ognuno in di voi effetti iscrivere un amico, sarebbe molto sì, semplice. un Vabbè, io ci fratello, la provo. moglie, un figlio, cioè. Sì, 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 io ci provo, sì, ma poi dopo magari non ci riusciamo. E commentate, e c'è una novità oggi, Simo, perché sopra di te compare Boh. questo. C'è il link al nostro profilo Instagram dove trovate ovviamente tutto il resto di quello che magari non trovate qui, ad esempio le immagini di ieri di Adrien Rabiot direttamente dal Milan Store e quindi insomma cliccate, anzi o meglio scannerizzatelo, scansionatelo, fate quello che volete, E basta seguiteci. che ci seguite Sì. su Instagram. Henry, in tutto ciò, esclusione forte. E poi in realtà c'è anche un mezzo dubbietto, però il mezzo dubbietto lo teniamo dopo. Prima la probabile formazione. Ah, aspetta, ferma. Vi devo anche dire una novità sulla curva. Dopo. Maignan in porta, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Samaker, Fofana, Modric, Rabiot e Stupinian, Pulisic e Jimenez. Sono gli unici di Udine, con l'eccezione di Maignan che torna tra i pali. Formazione che vince direi che non si cambia ed è anche giusto così. Rimane fuori Ruben Loftus-Cheek, Henry, che doveva essere forse il centrocampista che alla vigilia del campionato era forse quello più indicato per rimettersi in moto con l'arrivo di Max. E ne resta fuori un altro, ma sull'altro c'è un mezzo dubbietto, ne parliamo tra poco. Beh, insomma, Harry, la formazione mi sembra abbastanza chiara ormai. Sì, l'esclusione forte è quella di Loftus-Cheek, che io mi ricordo anche noi stessi, un po' tutti addetti ai lavori, tifosi, insomma un po' tutto l'ambiente pensava che potesse essere il centrocampista preferito da Allegri, prediletto da Allegri per le caratteristiche tecniche e soprattutto per le caratteristiche fisiche, no, del ragazzo. L'arrivo di Rabiot per me un pochino c'entra, fa coppia in questo senso. Mi spiego. Per me davvero Allegri ritiene che Loftus-Cheek sia un giocatore importante per le caratteristiche che ha. Banalmente si è accorto, come di fatto Loftus-Cheek ha dimostrato anche lo scorso anno e in tante partite con la maglia del Milan, che non è un giocatore che ha ancora, o non so se ce l'avrà mai, quel livello di consapevolezza, di esperienza, di diciamo categoria superiore che invece Adrien Rabiot ha. Ecco, cioè sono dell'idea che Allegri magari reputa anche Loftus-Cheek un giocatore potenzialmente molto forte e potenzialmente uno dei suoi, ma che per un motivo o per un altro non ha ancora fatto quello step di carriera e di categoria lì. Ecco, tant'è che poi dopo Milan Cremonese arriva Rabiot, Rabiot insostituibile e adesso è tornato a essere lui, diciamo, l'inamovibile a centrocampo. Quando in conferenza stampa Allegri dice più e più volte Loftus-Cheek deve far gol, Loftus-Cheek non può non far gol in Serie A, Loftus-Cheek deve assolutamente impattare in attacco, penso sia proprio questa la direzione di questo discorso, cioè potenzialmente un giocatore da Allegri, ma che forse Allegri stesso si è reso conto Mm. che gli manca qualcosa, ecco, per fare uno step di carriera. E quindi Milan-Napoli, il primo vero test stagionale per capire chi siamo, come ha detto tra l'altro Rabiot ieri, Loftus-Cheek probabilmente parte dalla panchina.
Ma io credo che Allegri avesse sinceramente in testa di far diventare Loftus-Cheek il suo Rabiot. Poi forse nel corso dell'estate si è un po' reso conto che Rabiot è un'altra cosa. E quindi a un certo punto ha detto, vabbè, senti, non riusciamo a trasformare lui in Rabiot, prendiamo lo stampo originale, cioè quello, cioè, prendiamo il puro sangue vero, quindi, per dirla alla terminologia dei cavalli, quindi prendiamo Adrien Rabiot, che va in campo, quindi Harry. Insieme a lui ci sono Pulisic e Jimenez davanti. L'altro dubbietto che si sta un po' facendo strada è quello di Nkunku, ma dovrebbe rimanere un dubbietto. Però già che Max inizia a pensarci, inizia a essere qualcosa di interessante per lui, il giocatore, e per un attacco che quindi a quel punto perderebbe un attaccante vero e proprio. Anche nel caso di Leao in realtà perdi praticamente un attaccante vero e proprio, sarebbe un attacco molto mobile, senza grandissimi riferimenti davanti. Però, insomma, il dubbio per ora è tale per il Napoli. Vediamo per la Juventus cosa sarà con il ritorno magari di Leao dopo 10 giorni di allenamento, però ti dico che inizia a farsi strada l'idea che il Milan, come hai detto, possa fare anche a meno della punta centrale per davvero. Ma Simo, sappiamo che questa probabilmente è l'idea originale di Max Allegri, cioè avere Pulisic e Leao, e se non c'è Leao magari Nkunku può essere un'alternativa. L'idea di avere Vlahovic iniziale e poi di avere negli ultimi ore di mercato Dovbyk piuttosto che Jimenez, penso che sia, come abbiamo detto già spesso, la volontà di avere un'alternativa tattica, cioè se le cose si mettono in un certo modo per certi tipi di avversari hai un attaccante diverso, ma che nell'idea di Allegri già dal precampionato ci sia schierare un attacco con due attaccanti, perché sono due giocatori che non hanno nelle loro corde compiti difensivi, ce ne siamo accorti anche nel recente passato, due attaccanti quindi, ma nessuno dei due che dia un riferimento ben preciso, penso che sia nell'idea di Allegri appunto dall'inizio. E se Leao sarà a un quarto di servizio perché rientra dopo mesi e mesi, magari in Kunku invece un'oretta di gioco, magari a corrente alternata per la condizione, però ce l'ha, ecco. Quindi, e soprattutto un giocatore che abbiamo già capito ha una qualità importante, Simo, no? Staremo a vedere se può scalzare Jimenez dalla maglia da titolare. Io dubito, credo che possa partire Jimenez e poi magari nel secondo tempo, magari piuttosto anche al 45esimo o al 55esimo, però insomma che poi possa subentrare. Non ci state sentendo parlare di stadio, forse per vostro gusto e piacere, ma la questione stadio ieri è stata veramente molto importante con un consiglio comunale durato oltre 4 ore. Ve ne diamo conto magari domani mattina con un piccolo video dedicato sulla questione, quindi vi rimandiamo a domani soprattutto per un approfondimento sullo stadio, qualcosa inizieremo a dire ovviamente già questo pomeriggio nel talk, poi domani mattina in un video un pochino più approfondito ne tratteremo. C'è anche la questione curva da dover, diciamo così, chiarire. Allora, l'indicazione al mattino del venerdì è perché è una situazione che adesso capirete è molto in divenire ancora, anche questa, è che ci sono contatti e dialoghi in corso per cercare di recuperare una posizione condivisa e quindi far tornare la curva a San Siro cantante e farla anche un po' colorare. Ok. La situazione per ora è ancora molto orale, non c'è niente di scritto e fin quando non c'è niente di scritto la situazione tanto non si sbloccherà, anche perché la curva, questo lo aggiungo io, teme un po' magari il gioco delle tre carte, del tipo vieni, vieni, inizia a venire, inizia a cantare per il Napoli, che poi un modo lo sistemiamo e ci troviamo d'accordo. Ecco, invece si vuole dare una connotazione specifica alla cosa, quindi molto chiara e molto ben definita prima di prendere una decisione, in un senso o nell'altro. Quindi per ora la situazione è ancora ferma quella del Bologna, cioè per ora no. Sono in corso però dialoghi
senza nero su bianco. Quando ci saranno accordi definitivi ve ne daremo conto. Però o è oggi o è domani. Quindi non si scappa neanche qui. Insomma, col Napoli avremo bisogno, Henry. Sì, io sono d'accordo, io sono fermo alla storia Instagram di Mike Maignan ieri, cioè la curva manca allo stadio, manca parecchio, è una situazione perché renderebbe il tutto anche più bello, più colorato, no? Più emozionante, cioè c'è un Milan che finalmente sta pensando a quel rettangolo verde, sta diventando una squadra vera e propria, un gruppo ben coeso, parlo dei ragazzi con l'allenatore, e quindi sarebbe ancora più bello, no? Avere anche i ragazzi della curva a colorare quei 90 minuti, perché credo che dopo un po' di anni tremendi dal punto di vista del campo, averne uno, non dico superlativo con 7 trofei e senza sconfitte, ma un anno in cui si pensa al campo, si vive una stagione, si gioca le partite per vincerle e basta, ce lo meriteremmo forse, credo. Sì, credo anch'io, proprio così. Chiudiamo con la formazione del Napoli, Henry, perché qui in realtà non ci sono grandissime alternative, cioè con Meret in porta, Di Lorenzo, Beuke, Rachmani, Spinazzola, Lobotka, Anghissà, McTominay, Politano, De Bruyne e Højlund. Sono più o meno gli unici ormai battezzati da Conte, con l'eccezione del fatto che in difesa hanno qualche defezione, quindi sono sempre un po' col fiato corto, però C'è il dubbio questo... Rachmani che dovrebbe aver recuperato, ma magari Conte gli preferirà Juan Jesus per, insomma, per sicurezza di condizione, non lo Ah, so. ecco. Sì, gioca Rachmani. Però se volete vedere e non Mm. l'avete ancora vista, la top 11 combinata di Milan-Napoli fatta dal direttore, se volete vederla o nella sezione shorts di questo canale o sul nostro profilo TikTok, seguiteci anche lì, Radio Rossonera, perché insomma scelte un po' esotiche che hanno fatto discutere, alcuni tifosi del Napoli sono già venuti a commentare, quindi A, venite a Quindi difenderci, B, divertitevi col nostro non video. potrò più, credo, scendere oltre il po'. Vabbè. Henry, grazie. Ci vediamo, come detto, al solito con Lancia alle 13 e il Talk alle 16 per avvicinarci a Milan-Napoli. A galò.